Ciao, bentornato nel laboratorio di Cipral. Con questi tutorial abbiamo pensato di fornirvi delle ricette applicative alternative con i semilavorati della gamma Cipral Dolce, panettone tradizionale e panettone tradizionale Clean Label. Oggi, con questo tutorial, ti mostro la ricetta della brioche col tuppo, un piccolo lievitato della tradizione siciliana messinese, nato per essere accompagnato col gelato oppure con la granita, ma riteniamo si presti anche a farciture salate. Per la ricetta delle nostre brioche col tuppo utilizzeremo una ricetta a lunga lievitazione a doppio impasto. Procederemo la sera con un preimpasto formato da 3 kg di semilavorato panettone tradizionale con 3 g di lievito di birra, 1 litro e 50 g di acqua, 300 g di uova intere e 300 g di margarina tipo cake Cipral o altrimenti del burro. Procediamo impastando il semilavorato con il lievito, le uova e l'acqua in modo graduale. Una volta ottenuto un impasto ben formato, aggiungiamo la materia grassa. Assorbita la materia grassa, l'impasto dovrà lievitare per circa 10-12 ore fino a quintuplicazione dell'impasto in cella di lievitazione a 27 gradi. Il nostro preimpasto, dopo 12 ore in cella di lievitazione, è maturo e siamo pronti per il rinfresco. Per l'impasto finale ci serviranno 900 g di farina per lievitati, zucchero semolato 600 g, ho già inserito nello zucchero la parte aromatica con note agrumate, della pasta d'arancio candita 150 g, uova intere di categoria A 200 g ed infine la materia grassa o burro oppure margarina melage al 50% 300 g. Come prima fase nella macchina inseriremo il preimpasto con la farina. Una volta formato un bel impasto con una maglia glutinica ben formata, aggiungeremo gli zuccheri, gli aromi, dopodiché le uova ed infine il burro. Una volta completato l'impasto andrà in cella di lievitazione per 40 minuti e dopodiché lo spezzeremo per la formatura delle brioche. Il nostro impasto ha riposato per un'ora ed è stato spezzato in palline da 70 g per la base. Vengono leggermente schiacciate, adagiate su teglia con carta da forno, dopodiché prepariamo la parte del tuppo. Quindi viene spezzato l'impasto in pezzettini da 15-18 g, avvolti leggermente, dopodiché vengono adagiati sulla parte centrale della pallina più grande. Quindi allarghiamo leggermente l'impasto, inseriamo la pallina e il risultato è questo. A questo punto andranno in cella di lievitazione per circa 2 ore. A metà lievitazione spennelleremo la superficie con dell'uovo. Le nostre brioche hanno terminato la lievitazione dopo 2 ore e mezza di cella. Adesso siamo pronti per la cottura a 210 gradi per 10 minuti circa. Le nostre brioche col tuppo sono state sfornate e adesso che sono fredde le possiamo farcire. Ne prendiamo una, risulta essere molto leggera e soffice, tagliamo a 3/4 e la farciremo con del gelato al pistacchio. Ecco la nostra brioche col tuppo, creata con il semilavorato panettone tradizionale. Per seguire tutte le ricette alternative con il nostro semilavorato panettone tradizionale, clicca il link in descrizione.